E bentornati, ben ritrovati, ben rivisti, ben risentiti. Come state? Questa è Una vita da lontano live ed in podcast. Come ogni settimana ci ritroviamo per un nuovo appuntamento, per un nuovo podcast e per una nuova storia di un expat che ci racconterà tra poco. Io sono Raffaele Labrozzi e come sempre vi ricordo di iscrivervi a tutti i nostri canali YouTube e tutti i nostri podcast. Insieme a me quest'oggi Francesco ed Edoardo Molinari ci racconteranno chi sarà l'ospite di questa puntata. Posso fare la sambuca? Scusate, no. Permesso? La prossima volta rispetti l'ordine, perché di solito sono io il secondo a parlare. La sambuca la volevo fare io. Comunque Molinari, perché questa è la settimana del Master di Agasta. Sì, della Master di Agasta. Vabbè, faccio l'amaro, poi non ti lamentare se ti rispondo male. Non ti preoccupare, ho già deciso di cambiare, io sono l'anisetta in questo caso, quindi non so quale dei due è l'anisetta, ma siccome ha anche un piacevole ricordo familiare delle mie prozie che la facevano in casa, chiaramente in barba a tutte le leggi dello Stato, per cui le zie sono esentate. Allora, Piero, tu ti meriti una presentazione come si deve, perché qui Raffaele langue. Allora, il secondo a parlare della nostra scalettatura che deve salutare è il nostro quinto Piero Paolo. Quindi non sono più il secondo. No, siete 2-3, quindi sei quinto. Piero, benvenuto ancora per poco dalla linea della Concepción, Spagna, fronte protettorato di Gibilterra. Benvenuto, ciao. Territorio britannico d'oltremare ufficialmente, che poi l'unica volta in cui l'ho chiesto a un alto ufficiale della marina inglese conosciuto in un pub mentre stavo ubriacando lui, e giustamente gli ho chiesto: ma questo vuol dire? No, un modo gentile e moderno per chiamare una colonia. Ho fatto: vabbè, basta saperlo, l'importante è quello. Comunque, bando alle ciance e ciancio alle bande, siamo già a 7 minuti di live, per cui vai Emi, ora che finisci a masticare e quando finalmente ci sei già. Presenta tu più che altro, perché così iniziamo a mettere lì questa rete di relazioni bulgare. Iniziamo a fare un gemellaggio. Per il futuro è utile e necessario. Va bene, quindi butto un ponte sul mio futuro e sul mio prossimo trasloco, dando il benvenuto ufficialmente, dopo l'esperienza spero non traumatica del promo, a Davide Cristiano, che è con noi da quel di Plodiv in Bulgaria. Benvenuto Davide. Grazie Piero, grazie Emiliano e grazie Raffaele. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Benvenuto, noi siamo i soliti, nel senso che quello che hai visto nel promo è solo partiamo dalle cose terrene, dalle cose basse, poi siamo capaci, come dire, di addentrarci in discorsi alti, poetici, eccetera. Non ci è mai capitato, però può essere. Allora vogliamo basso. No, vogliamo basso. In realtà una presentazione degna dopo 45, questa è la 45esima puntata, ancora non siamo capaci di farlo, però tu sei a Plodiv, abbiamo capito come si pronuncia in Bulgaria. I nostri ascoltatori ormai avranno capito che abbiamo un interesse specifico per il luogo e per la città, perché Piero si sta per trasferire, ha già lasciato il vecchio lavoro e ha già iniziato a lavorare con il nuovo, quindi seguirà il mio solco allora. Sì, ma c'ha un periodo in cui c'ha un fuso orario un po' abbastanza sballato, diciamo così, per cui se vi sembra un po' sognante è solo perché dorme di meno. Però la curiosità principale è rispetto alla tua storia, come ci sei finito in Bulgaria, come ci stai e cosa stai facendo, perché ci hai raccontato, ci hai preannunciato a noi fuori onda un po' di cose che fai, per cui cominciamo dall'inizio, ovvero dall'Italia e dalla tua decisione di partire. Sì. Allora, nel 1993 collaboravo nell'azienda di famiglia di mio padre a Roma, vendevamo prodotti per parrucchieri. C'è stato un momento di crisi, abbiamo deciso di fare una fiera campionaria nella città di Plodiv, perché un nostro conoscente ci aveva invitato e ci aveva parlato di questa fiera.
Abbiamo partecipato a questa fiera e da quel giorno ci siamo innamorati sia della città che dei bulgari. E quindi abbiamo deciso nell'arco di 2 o 3 mesi di fare un cambio totale della nostra vita, trasferirci in Bulgaria. Abbiamo lasciato tutto quello che avevamo, venduto casa, tutto, e ci siamo trasferiti in blocco in Bulgaria. Wow. Da quel giorno è iniziata la mia avventura in Bulgaria. Avete sostanzialmente rilocalizzato in un momento in cui ancora non lo faceva nessuno, in un modo in cui Sì. in realtà vi siete messi in gioco completamente voi stessi e non solo tutti quelli con cui avete a che fare. Ma in quel periodo come un modo in cui non lo fa nessuno, perché sostanzialmente esatto. Sì. Dire, manda avanti le truppe e rimane dietro a controllare. No, sinceramente siamo partiti io e papà, perché abbiamo iniziato io e papà, poi dopo è venuta mamma, perché è stata, diciamo, l'ultima che ha chiuso la maglia alla fine, perché le donne devono chiudere il tutto in Italia come si deve, poi sono le più perfezioniste. Noi abbiamo, diciamo, fatto il solco con papà. Io mi sono trovato bene fin dall'inizio. Non parlando la lingua, può darsi mi sono trovato anche meglio, perché tante volte ti divertivi anche di più, scherzavi, parole che non capivi, ti dicevano una cosa che era un'altra, tu dovevi spiegarti, farti capire, però a 22 anni quelle cose ti fanno piacere, ti diverti. Feste con gli amici dentro gli appartamenti, suonavi con la chitarra. Diciamo che sono stati gli anni 60 vissuti nel 1993 da parte mia. Oh, è anche un tipo di trasferimento, diciamo così, non dico obbligato, ma insomma favorito dagli eventi, dalla situazione, Sì. la crisi, eccetera, però visto con degli occhi positivi. Allora, nel senso che... mio padre è stato un uomo molto lungimirante, è sempre stato un uomo che ha guardato molto lontano, tanto che lui mi dava le carezze e i baci la notte. Io non ho avuto mai una carezza, un abbraccio da parte di mio padre, perché mi ha forgiato. Lui ha detto: gli uomini deboli sono fatti dalle società deboli, se io sono duro con te, tu creerai una società migliore per il futuro, quindi è meglio che io sono duro in questo momento per te e sarà un buono per te e per il tuo futuro. Devo dire che i risultati li ho visti, perché mi trovo adesso a non aver bisogno di interpreti, perché ho imparato la lingua, vado dai notai tranquillamente, posso parlare la lingua e leggere i contratti senza problemi, quindi sono tutte piccole agevolazioni che all'inizio non ho avuto. Però nel tempo ho acquisito la padronanza della lingua, ho iniziato a conoscere anche la cultura, perché è una cultura totalmente diversa da quella che c'è in Italia. Però sinceramente, come ho detto nel podcast, per me sono i gentleman dei Balcani, delle persone che veramente, se ti vedono in difficoltà, non distinguono se sei bianco o nero, se sei italiano o francese, ti tendono una mano e cercano di aiutarti. Per quel poco che loro hanno, lo mettono sempre a disposizione. Quindi io sono grato a queste persone che mi hanno ospitato nella loro terra e li rispetto. Considera, stavo facendo 2 conti, sostanzialmente tu hai passato ormai adesso della metà della mia vita qui in Bulgaria. Più della metà, e quindi sostanzialmente poi di sicuro i rapporti con l'Italia li avrai mantenuti, siete tornati. Sì, ho mio fratello che vive in Italia, le mie cugine. La famiglia, feste, le vacanze, certo, eccetera, eccetera. Però sostanzialmente tu, avendo vissuto più della tua metà della tua vita lì, avendo lavorato, hai conosciuto il paese, la cultura e le persone in maniera molto profonda, insomma, sì, no? Quindi il tuo punto di vista è effettivamente molto interessante, per cui che cosa ci puoi dire dell'arrivo, del passaggio? Il 1993 è molto lontano, oggi le cose sicuramente sono cambiate. Sì. Però è come da noi che usavamo il mangiacassette e poi ci hanno dato il DVD di colpo, sai, lì qui c'è stato uno sbalzo così dalla mattina alla sera, anche per loro è stata una cosa uno shock però anche positivo, perché come dire, c'è la possibilità di saltare tutta una serie di fasi certo, embrionali, iniziali, e di ritrovarsi magari con delle situazioni tecnologiche o di rapporti di innovazione direttamente già attuali, no? Ma il primo approccio con la Bulgaria per te personalmente com'è stato? Come lo hai vissuto?
quali sono state le questioni che poi hai dovuto, diciamo così, controllare nel rapportarti con una società completamente diversa, con cui non avevi niente a che fare da prima. Vedi, a me non piace parlare male neanche del passato di una nazione, perché una nazione che è rimasta, diciamo, non arretrata, ma con un pensiero di 50 anni di comunismo, che in un'azienda dovevano essere 5 persone, uno lavorava, i 4 guardavano quello che lavoravano, è rimasto per i primi anni. Io non ti dico che in questo momento non li abbiamo, però per tutto il periodo degli anni 90 lo abbiamo subito noi che siamo arrivati da fuori, abituato che quando tu dai un compito a un collaboratore in un'azienda sei sicuro che lo porta avanti, e poi ti ritrovi che ce ne sono 2 che stanno a guardare lui quello che fa, tu dici fermi ragazzi, ma spiegatemi un attimo come vi funziona qui, perché io non riesco. Poi qui in Bulgaria, per esempio, se tu fai no con la testa vuol dire sì, se fai sì vuol dire no, quindi è il contrario del contrario, ragazzi. Ci troviamo già su questo punto di vista, che quando uno ti faceva così e tu dici allora non è no, no è sì, e no, allora sai, ti trovavi un attimo in imbarazzo su determinate cose che non eri abituato. Immagino, proprio è anche, voglio dire, il retaggio del passato recente, sì, no? Quindi, ma io ti ho detto, noi abbiamo avuto la fortuna, io non ti dico, siamo stati anche, diciamo, ambiziosi a guardare avanti, perché papà è stato una persona che ha guardato lungimirante al futuro, perché ha detto una nazione che è uscita dal comunismo, loro quando noi siamo arrivati avevano bisogno di tutto, ma di tutto. Io il secondo viaggio che feci mi ricordo che portai una valigia solo di giornali di sport per dei ragazzi che avevo conosciuto che volevano leggere, informarsi, guardare, perché mancava. Allora erano tutte queste piccole cose che ti hanno anche fatto avvicinare a loro, perché loro volevano conoscere, approcciarsi al mondo diverso da quello che avevano vissuto per 50 anni di regime. Ho una curiosità a questo punto di vista. Tu hai detto che l'azienda l'aveva a Roma, quindi voglio immaginare che sei romano. Allora, nato a Milano, padre napoletano, madre padovana. Se c'è mia zia in diretta, perché dovrebbe essere in diretta, la saluto. Ciao zia. La salutiamo. Ecco. Di dove lei? Di Padova. Di Padova, ok, perfetto. Sì. E ci siamo trasferiti quando io avevo l'età di 3 anni e mezzo a Roma, a causa che papà gli è venuto a mancare il padre, è entrato in una crisi proprio che Milano non la poteva più vedere perché aveva perso il padre a Milano, allora ha detto basta, una via di mezzo fra Napoli e Milano, ha scelto Roma. Perfetto. No, però mi chiedevo, sai, crescere in un ambiente come quello di una capitale, che si sa che comunque ha una vibrazione differente, poi Roma è una città che in quanto a vibrazioni, caos, stimoli positivi e negativi ne ha un miscuglio assolutamente variegato, a finire in una città di circa 300.000 abitanti. Anche quello mi interessava sapere come è stato, come shock, allora, non dico culturale, però è stato bellissimo, bellissimo, sì? Perché riprendi la tua vita nelle mani. Non hai più il problema di rimanere bloccato nel traffico per andare al lavoro, puoi permetterti la mattina non alzarti alle 7 ma alle 7:30, fai colazione con calma. Io per esempio ho un ragazzo adesso a 15 anni, però quando era piccolino tuttora lo porto a scuola, lo accompagno perché abbiamo un pochino un legame un po' morboso, diciamo. Io lo amo, per me esiste lui e basta. Un errore suo è un fallimento mio, quindi senza esagerare troppo le cose, no? Rimanendo sempre in un sottile strato di normalità. Ma mia madre, vedi, per esempio, ti do un esempio, mia madre ha vissuto per me, io sono stato lo scopo della sua vita e come mio figlio è lo scopo della mia vita. Se io cerco di fare il meglio e dare il meglio di me stesso è per lasciare un segno visibile e tangibile nell'interno di mio figlio, perché deve capire che nella vita dobbiamo tendere sempre la mano a qualcuno, mai girare le spalle. Ovviamente, scusa ti interrompo, ovviamente questo approccio che tu hai nei suoi confronti, immagino che tu ce l'abbia nei confronti del mondo che stai lasciando a lui come eredità. Proprio per questo. Proprio per questo, ed è interessante nel momento in cui come dire, tu ti trasferisci in un altro paese,
porti la tua cultura, dai il meglio di te, ovviamente anche se in maniera impercettibile, però sposti un pochino quell'altro paese, no? Quindi questi scambi, questi espatri, tutte le persone che si muovono nel mondo per i motivi più diversi, comunque lasciano la propria impronta, il proprio solco. Sì. Ed è evidente, no? Io ultimamente saranno un 3-4 anni che ho avuto l'incarico da parte del console italiano qui di Plovdiv e dell'ambasciata di organizzare delle manifestazioni culturali durante la primavera, quando ci sono, diciamo, non in questo momento di pandemia, ne abbiamo una a fine maggio, sperando che possiamo farla perché è dedicata ai ragazzi. In ognuna di queste, sì, però in queste manifestazioni io cerco sempre di fare un connubio fra la cultura loro e la nostra cultura, non per far vedere la differenza, ma per fare una fusione, perché io penso che due culture insieme, se noi cerchiamo dei punti di incontro, creiamo una fusione e possiamo legare anche le due culture in maniera differente, il rapporto e l'approccio fra le persone. Poi non dimentichiamo che già solo dalla base dei colori siamo fratelli di bandiera, ecco. Mica no. Era così come... C'è solo il bianco che è invertito, non è che... era la maniera con cui mi chiamavano i messicani, mi hermano de bandera. Sono dei colori molto popolari, evidentemente, Sì, il rosso, il bianco e il verde, no? Ma allora, non so se voi lo sapete, Plovdiv è la città più vecchia d'Europa. È una delle 10 più vecchie del mondo. Noi abbiamo all'interno della città dei siti archeologici che veramente ti lasciano, diciamo, un calore, mi fanno ritornare dentro a rivivere Roma quando giravo, che vivevo a Roma, perché vedo quasi gli stessi siti culturali che ci sono qui nella città. Ecco, adesso a beneficio di chi ci guarda su YouTube, un piccolo sto live. mandando alcune immagini che ci hai sì. inviato, e insomma, poi ovviamente sì. per chi ci ascolta in podcast, la curiosità è quella di andare a cercare Plovdiv e vedere insomma quali sono le bellezze della città. Senza la Plovdiv. già detto. Plovdiv. Piano piano come la Come goccia Django, scava. Esatto. Allora, abbiamo parlato del tuo arrivo, dei tuoi primi anni, e tu hai accennato a le cose che stai facendo adesso. Sostanzialmente tu sei molto legato alla comunità, non solo nella quale vivi, la tua famiglia, l'azienda, eccetera, ma anche agli espatriati italiani che sono arrivati durante gli anni, e di questo vorrei farti parlare, di spiegarci che cosa fai. Poi dopo magari noi ti facciamo delle domande, sì, perché è interessante. Io non me l'aspettavo, sinceramente non mi aspettavo no, che ci fosse una comunità composta anche da tanti pensionati. Questo lo dico, loro ridono, sembra che sto a dire una stupidaggine, intanto lo preannuncio. Per questo ti volevo chiedere di raccontarci questa parte allora, interessante. Io ho iniziato dal momento in cui ho avuto la possibilità di occuparmi della cultura nella città di Plovdiv e di queste manifestazioni culturali, perché io le organizzo insieme a una comunità che si chiama Together. Dentro c'è la comunità ebraica, la comunità armena, la comunità russa, la comunità turca, quella italiana e anche quella bulgara. Quindi nella città di Plovdiv noi queste comunità ci riuniamo, ci sono diciamo dei referenti che noi ci riuniamo per poter organizzare delle manifestazioni inerenti alla nostra nazione, però facciamo delle fusioni. È capitato che io l'ho fatto con i turchi, con i bulgari, con gli israeliani, la prossima sarà con i russi, per cercare di fondere le nostre culture e poter trasmettere alle persone che vivono sul territorio
un messaggio di vicinanza e di unione fra i popoli, perché noi viviamo tutti sotto questo cielo, respiriamo tutti quest'aria, quindi se noi cerchiamo di lasciare un qualche cosa, lasciamo un segnale positivo, lo lasciamo per i nostri figli, che saranno quelli che vivranno il mondo. E noi ormai, almeno io lo ritengo, che più della parte della metà della mia vita, mi auguro di averne ancora una metà, di consumarmela ancora, ma non si sa. Perciò cerco di dedicarmi a queste manifestazioni. Mi sono accorto durante queste manifestazioni che venivano delle persone di una certa età e erano timorosi anche l'approccio, perché voi lo sapete, le persone di una certa età si inizia a diventare un pochino timidi, ti vergogni un po' a avvicinarti. Io ho cercato di avvicinarmi a qualcuno di loro, ho conosciuto il responsabile del patronato, perché noi abbiamo un patronato italiano qui vicino alla città di Plovdiv, e da quello poi abbiamo iniziato a fare dei piccoli incontri, ho organizzato dei pranzi, delle cene, e questo è il modo per cercare di comunicare fra di noi e per stare insieme. Che bello. A me in effetti quando poco prima che Emiliano facesse questa domanda, ma penso che sia ancora più inerente, pensavo alla tua storia appunto nel 93, immaginavo anche, perché una delle cose che mi è piaciuta di più quando ho avuto la possibilità di scegliere tra Plovdiv e Sofia è stato andarmi a guardare geograficamente dove fossero. E in effetti Plovdiv è veramente vicino a tutto, c'ha il mare Greco non lontanissimo, perché c'è Salonicco. Ma c'è la città delle rose che è bellissima, sì, dovrei andarla a vedere, guarda. C'è Bucarest, che anche lì non è molto lontana, è la Romania, c'è vicino alla Turchia alla fine, vicino Io 3 ore e mezza sto a Istanbul. Ecco, quello stavo dicendo, è un posto strategicamente fantastico. Per dove ti fanno sedere a Istanbul, perché sei un uomo. A lui sì. Comunque, devo dire, Erdogan ha fatto una figura indegna, ma anche il presidente della commissione, che non ha lasciato alla von der Leyen la sedia, e lo poteva lui fare lo smacco a Erdogan, alzandosi e facendo sedere una signora. Scusate che ve lo dico. No, in due, insomma, sono stata una coppia di fenomeni. Sì, no. Ma lui poteva tranquillamente smarcarsi e fare una figura degna e diversa dal presidente Erdogan. Invece lui si è messo lì e ha subito il presidente Erdogan. Ecco, per chi ci ascolta adesso in podcast, magari tra qualche settimana, stiamo raccontando quello che è successo a Istanbul ieri, mi pare. Sì, oggi è l'8 aprile, oggi, quindi ieri 7. Il Presidente del Consiglio europeo e la Presidente della Commissione sono andati a trovare il Primo Ministro turco, e il Primo Ministro turco ha fatto accomodare la Presidente della Commissione su un divano e non sulla sedia principale a fianco a lui, cosa che poi si è ripetuta, si stava ripetendo nella cena di gala che è stata offerta la sera, quando la von der Leyen, la Presidente della Commissione, era stata messa a sedere da un'altra parte su un'altra sedia che non era, diciamo... Sì, tutto ciò con delle facce come per dire: ma come, ma sei venuta pure tu, ma noi non ti aspettavamo, sì. Adesso non so dove metterti, c'è un divano, buttati sul divano. Mi stupisce che Erdogan non l'abbia reclutata subito nel personale di servizio, perché penso che più o meno l'opinione fosse quella, ma... Secondo me perché è troppo alta, è tutto qui. Comunque, allora, noi ritornando al crogiuolo di culture, al punto strategico dove effettivamente le città si sono sempre fondate, perché era importante per i commerci, per lo scambio di informazioni, di cultura, di passaggio e di semplicità. Noi oggi ci ritroviamo in un momento in cui questo scambio di cultura, questo mix viene fatto principalmente con appunto le migrazioni, l'espatrio, non solo per necessità, ce n'è ancora tantissimo, lo dobbiamo dire, ma anche per volontà, per desiderio di vedere il mondo, di cambiare la situazione e di trovare delle cose da fare che sono migliori per se stessi, per il proprio futuro. A chi magari sta pensando di trasferirsi, di trovare una nuova situazione e ci sta ascoltando, come presenteresti Plovdiv, la Bulgaria, diciamo anche
per estensione, diciamo così, l'Est Europa, che abbiamo sempre considerato qualcosa di misterioso, lontano e anche un po' come ci alieno. facevano studiare sui libri qualcosa di Mefando, che noi non sapevamo che cosa c'era oscuro dall'altra parte. Poi io mi sono accorto che sono persone normali e uguali che da tutte le parti, perché sono esseri umani uguali. Quindi. Comunque, se dobbiamo dare un consiglio a chi vuole approcciare una vita diversa e vorrebbe, diciamo, venire in Bulgaria, come imprenditori posso dire che qui c'è una flat tax al 10%, quindi sotto diciamo, la visione di un imprenditore può essere una cosa interessante, perché avendo una flat tax al 10% questo aiuta molto, specialmente quando tu sai che puoi investire, i terreni non sono, diciamo, di un costo esorbitante. Io per esempio ho acquistato 1 anno e mezzo fa un capannone di quasi 2000 metri quadrati nella zona industriale, che poi fra poco diventerà quasi città, perché ormai si sta allargando la città, quindi sta a 5 minuti da casa mia. Con 450.000 euro ho fatto un investimento per il trasferimento della mia azienda, quindi ancora sono cifre che possono essere fatti questi investimenti e chi vuole spostarsi. Chi altro vorrebbe venire in una città come Plovdiv? Ma io guarda, penso che a parte Plovdiv di bellezze ce ne sono poche come lei. Plovdiv per me rispecchia l'Europa, perché ci trovi tutto. Ci trovi tutto quello che va dalla romanità di 2000 anni fa a quello che è l'impero di Costantino, perché qui hanno avuto 500 anni di dominio turco, quindi all'interno di una città come Plovdiv ci sono 2 moschee, quindi tu vedi il contrasto fra le moschee, le chiese ortodosse e la chiesa cattolica. Quindi sotto il profilo culturale Plovdiv è una città bellissima che deve essere visitata e rivisitata. Io per esempio la vecchia città, quando è il sabato della domenica, volentieri vado a fare le passeggiate, guardo le case, come sono mantenute quelle della vecchia città, tutti i reperti archeologici. Abbiamo uno stadio romano che dal mese di giugno fino alla metà di settembre fanno eventi culturali, come sono stati fatti anche per il 2019, che eravamo capitale della cultura assieme a Matera. Ci sono stato un gemellaggio con molti spettacoli culturali, balli folcloristici che si sono interscambiati fra le 2 città. Quindi per me la Bulgaria è una città dove, certo, uno stipendio di un dipendente di media è 550 euro, non è lo stipendio alto, quindi non sono stipendi che possono né arricchirti, ti fanno vivere. Come ti ho detto, i pensionati vengono qui per l'esenzione che hanno sulla pensione, per poter risparmiare e poter andare avanti fino a fine mese. Sì, perché c'è ancora un potere d'acquisto interessante, sì, ancora con questo meccanismo. Sì, ancora con questo meccanismo. Se tu tieni presente che la luce all'interno di un appartamento di 100 metri quadrati, compreso di riscaldamento, perché qui ci sta o riscaldamento quello elettrico o quello che ti mandano l'acqua calda dalla centrale, che hai sia acqua calda che riscaldamento, non superi 55 euro al mese, diciamo. Quindi Piero, niente bombola del gas con no, guarda. Ma so. adesso stanno facendo anche la gassificazione, perché hanno aperto il gasdotto in Turchia e qui hanno già iniziato a fare i nuovi allacci e tutto. Però diciamo che con un riscaldamento autonomo a casa io amo il caldo, il cammino, tante volte accendo il cammino, però non più dei 70-75 euro quando sono quelle, diciamo, inverni, i mesi più rigidi, gennaio, febbraio, però per il resto... Quindi commisurato allo stipendio medio, quindi... Sì, però per esempio fa caldo d'estate, devi usare i climatizzatori. Mm-hmm. Arriviamo a 37-38 gradi a Plovdiv. Ne ho avuti 46 a Monterrey, penso di sopravvivere. Allora. Come ci dicevano alle medie, il tipico clima continentale, quindi freddo d'inverno e caldo d'estate. Invece, ovviamente in più, chi decide di fare questo passo
o a meglio generalizzarlo un po' di più tra l'Europa un po' più di cultura cristiana non ortodossa e chi invece ha lo stampo di base ortodosso, quindi Grecia, Bulgaria, in parte la Serbia, eccetera, eccetera. Cioè, ragazzi, se dovete fare questo salto, licenziatevi dopo la Pasqua cristiana non ortodossa, perché prima vi fate un weekend di festa durante appunto la Pasqua cristiana non ortodossa e circa 2 o 3 settimane dopo vi fate lo stesso weekend di nuovo, per cui in un mese riuscite praticamente a prendere il doppio dei giorni di vacanza. So che questo è un argomento fondamentale che può aiutare molti, che può essere eventualmente trasferito. E soprattutto è stata una casualità, perché tu non lo sapevi e te ne sei accorto dopo. Ma dopo se ne è accorto, sì, dopo aver firmato il contratto. Certo. Esattamente, non è che uno può programmare una serie di cose così. No, invece io qualche minuto fa, diciamo così, a un certo punto mi era venuta una piccola illuminazione, perché sai, quando facciamo le interviste con gli espatriati, spesso noi, loro, lo Stato, no? Per distinguere tra l'Italia e il paese di cui stiamo parlando, eccetera. Però a un certo punto tu hai detto chiaramente, hai considerato Plovdiv, la tua città, e ti ci sei messo dentro, no? Hai detto noi, un bel noi molto significativo. Quindi a questo punto la facciamo ora questa domanda. Casa tua e Plovdiv, tu, no? Quando è successo questo scatto, questo cambio di pensare che la Bulgaria e Plovdiv era casa tua e non era più l'Italia, visto che sei andato lì molto molto giovane? Dopo il terzo anno? Sì, quando avevo 25 anni. Io sono arrivato che ne avevo 22, sui 25 anni, quando ho iniziato a parlare la lingua, a capire esattamente anche quali erano le esigenze delle persone che io incontravo in maniera differente, perché quando tante volte ti spiegavi non capivi, non potevi interpretare il significato anche di una persona, di quello che voleva da te o cercava di farti capire. Quando ho iniziato a capire bene la lingua, allora ho iniziato a capire che veramente eravamo qui noi, era casa mia. Ed è stata una cosa graduale o è stato come dire, un impatto che tu, ritornando verso Plovdiv, un giorno hai detto cacchio, sto andando a casa? No, è stato graduale. Ok. È stato graduale e diciamo così, tu comunque ci sei andato non da minore, non da bambino, e ci sei andato già da adulto, però comunque molto giovane, a seguito, insieme a tuo padre, con diciamo la famiglia, per un progetto comune. Sì. Noi siamo arrivati con un progetto comune sia di lavoro, principalmente perché abbiamo visto uno sbocco di lavoro, dato che essendo caduto il muro di Berlino, qui avevano bisogno dopo tanto tempo di tante cose. In Italia vedevamo che facevamo fatica, sai, come quando tu stai con una macchina insabbiato e gira la ruota ma non vai avanti. Allora abbiamo deciso di cercare una strada diversa. Papà ma tu, diciamo così, all'inizio tu avevi l'impressione comunque di avere, diciamo, un piano B, che non era un problema, che saresti potuto tornare in Italia? Piano B. Allora, sinceramente, era quello il piano B. Era proprio quello il piano B. Sì, A, B e C, diciamo. Comunque, diciamo così, questa scelta molti la potrebbero considerare molto coraggiosa, appunto, un rischio che non tutti avrebbero corso. Ovviamente, parlando con te, ne viene fuori che il risultato è positivo, che tu hai condiviso questa scelta e la rifaresti di nuovo, per cui è andata bene, e è andata bene anche per il tipo di approccio che avete avuto rispetto alle cose, al paese. Ma non c'era preconcetto all'inizio, no? Non avevi un'idea. Guarda, io preconcetti non ho mai avuti per nessuna nazione, neanche per nessun popolo, quindi preconcetti no. Posso avere un preconcetto se una persona si predispone male, ma se io sono che busso io a casa sua, non devo entrare con un preconcetto, ma devo entrare io chiedendo permesso
e io adeguarmi a quella che è la loro modo di vita e la loro visione. Poi io posso cercare di far capire come la mia cultura, ma io non lo posso imporre in casa di altri. Quindi non posso né entrare col preconcetto né con l'imposizione. Io devo entrare sempre con l'idea che possiamo insieme sederci su un tavolo, tu mi fai vedere come cucini, per dire, il tuo pane, che è una tradizione tua, io ti posso far vedere una tradizione mia, ma con il rispetto reciproco. E in tutto ciò, allora, tuo figlio è nato lì, ovviamente, no? Sì, mia moglie è armena, io l'ho conosciuta qui. Wow. Come le Kardashian, mi viene da dire. Abbiamo delle referenze particolari. I nonni suoi sono scappati dal genocidio, sì. Sono andati in Grecia, dalla Grecia poi sono venuti qui in Bulgaria, nella città di Plodiv. Lei è nata qui, però di origini armene. Anche qui c'è una grande comunità armena molto importante, per esempio, sì. nella città di Plodiv. Per cui siete una famiglia multicomposta. Sì. E tuo figlio sicuramente si sentirà bulgaro, un po' armeno, un po' italiano. A metà. A metà. Per esempio c'era la partita Italia-Bulgaria, ha detto, dice, non faccio il tifo per nessuno. L'arbitro. Vedi? Non la guardo. Però non tutti avrebbero fatto questo tipo di cosa. Ma io le persone che conosco qui non ammetterebbero mai questa cosa di non avere 0,5% in più su una metà, secondo diciamo. Te adesso quando guardiamo il ranking, se tu mi dici, io ti dico che la Bulgaria è la mia casa, la mia terra è l'Italia. Io non posso dimenticare la mia terra. Ed è giusto, ma io più parliamo, più effettivamente apprezzo il tuo modo di vedere le cose, di rapportarti con la tua nuova nazione, con la tua nuova casa, che arricchisce soltanto non solo la Bulgaria, ma anche noi come Italia, noi come popolo, perché le tue esperienze, le tue connessioni, quello che tu metti in campo sono delle esperienze utili, e tutto ciò porta ovviamente a una maggiore integrazione, non solo tra leggi, roba tecnica di spostamento di persone o merci, ma proprio di spostamento di idee, di cultura, perciò ti ho detto che quando noi organizziamo queste manifestazioni cerchiamo sempre di fondere entrambi le culture, per non far vedere il distacco, io sono bianco, tu sei nero, tu sei giallo. No, noi dobbiamo fondere le culture, far cercare di capire alle generazioni che arriveranno dopo di noi che noi possiamo fonderci anche mantenendo le proprie culture. Io non dico che devo dimenticare la mia cultura, però non devo denigrare neanche la cultura di un'altra nazione, perché devo rispettarla. Ci sono anni di storia alle spalle di ogni nazione. Questa in realtà è una lezione dei romani che spesso e volentieri ci dimentichiamo, perché nel conquistare in vario modo, militarmente o semplicemente economicamente, gli altri popoli, comunque venivano aggiunte divinità, aggiunte usanze, aggiunte aree, aggiunte situazioni, e non sostituite e basta, no? Quindi c'è questa cosa di aggiungere. Poi magari se evitiamo i conflitti è anche meglio, però ovviamente siamo svariati millenni dopo, diciamo così, dovremmo aver imparato qualcosa. Adesso Piero ci aveva una domanda per imparare qualcosa prima di venire di andare. Sì. No, assolutamente. Io in realtà la mia domanda è completamente diversa in questo momento. Come la fanno la carbonara? No. Non finiamo sempre sul Magnà, per favore, come dice il mio quartiere. Non ancora, quello è il mio. No, invece la domanda che mi era venuta in mente era una citazione di un giornalista, ma anche di un intellettuale, direi italo-sloveno, che è Sergio Tauciar, da molti di noi della nostra generazione conosciuto perché è stata la voce dello sport di Telecapodistria. Però Sergio Tauciar ha scritto molto e raccontato molto dei Balcani in generale, soprattutto dell'area dell'ex Jugoslavia, però dei Balcani in generale, in libri, interviste, articoli, e c'è una definizione che da lui, che a me piace moltissimo,
e volevo sapere se tu l'avevi riscontrata nello stesso modo nella tua esperienza. Lui dice che i Balcani sono uno stato dell'anima sostanzialmente, è uno stato dell'anima che rispecchia la capacità dei popoli che si riconoscono in quest'area di riuscire a mettersi in gioco e a mettere tutto quanto in gioco anche contro le probabilità più difficoltose, insomma le probabilità peggiori. E questo è un tipo di modo di vivere, di rapportarsi che hai riscontrato anche tu nel tempo. Allora, io ti posso fare un esempio. Qui se tu vuoi costruire la Torre Eiffel, la costruisci. Se vuoi alzare un muro di cinta, non lo fai. Quindi più rappresentazione di questo, che le cose impossibili qua riesci a farle. Le cose semplici è la cosa più difficile a farle. Quindi te ne accorgerai di persona che tu dirai: ma scusate, ma io voglio un cappuccino e un cornetto. Quello dice: no, ma io le servo tutta la colazione all'inglese. Come tutta la... Ma io voglio solo un no, tutto. Allora tu puoi capire qual è la differenza, che loro dicono sono massimalisti. Loro prima di tutto che sono molto nazionalisti. I paesi qui dell'est sono molto più nazionalisti di noi. Guarda che io in casa di un bulgaro c'è una bandiera al posto di un quadro, loro hanno la bandiera nazionale sul muro, noi non ce l'abbiamo in Italia, ognuno di noi ha una bandiera nostra sul muro, loro lo hanno, loro su questo, e quando sentono l'inno, anche se è in lontananza, si fermano, quindi tenete presente che sono questo tipo di popoli, loro sotto 500 anni di dominio turco che li hanno tenuti veramente, ma veramente alla fame. Io ho visto delle chiese dove c'erano ancora i grafi con le unghie delle donne che scavavano per far uscire i bambini che erano stati chiusi dentro. Loro sono riusciti a togliersi dal dominio turco dopo 500 anni. Quindi è un popolo che è stato, diciamo, dominato ed è stato per parecchio tempo. Quindi per loro le cose impossibili e difficili sono uno stimolo, diciamo, tante volte. Poi tante volte tu dici: ma ho bucato una ruota, ma come facciamo? Il crick non c'è, manca il girabacchino, manca qui. Allora ti trovi in difficoltà. Invece la cosa che mi premeva sapere era dal punto di vista tuo personale, se una volta che hai conosciuto quell'area, poi appunto, vista la posizione strategica, ti sei anche interessato e aperto a conoscere tutto quell'intorno variegato che hai lì. Allora, la Romania sì, perché ho anche un amico che vive in Romania, quindi scambi anche fra di noi, culturali ogni tanto, di riviste che mi ha mandato per farmi vedere anche impostazioni di giornali in maniera differente in Romania, come la Bulgaria, altri modi di commercio, perché anche lui commercia nel mio settore, mi ha fatto vedere un modo diverso in cui lui lavora, perché per esempio io faccio un lavoro che è diverso. Io servo il parrucchiere a porta, per esempio io ho 18 automezzi che i ragazzi escono, loro hanno un bagaglio di merce di un 50% del mio catalogo, poi quello che è per ordinazione glielo ordino prima, però loro fanno la tentata vendita, quindi li abbiamo anche abituati a questo servizio che andiamo noi a casa a portare e non sono loro che vengono da noi, siamo noi che entriamo a casa delle persone, quindi è un approccio diverso. Invece in Romania è un approccio diverso, che hanno fatto tipo il cash and carry, che vanno direttamente loro a servirsi, ci sono i giorni dove maggiormente il venerdì e il sabato vanno ad acquistare, il lunedì qui si lavora, i parrucchieri a differenza delle altre nazioni, qui lavorano dal lunedì al sabato, la domenica non lavoriamo. Ovviamente non è un tipo di prodotto che mi può interessare, ma mi stavo chiedendo. Guarda, anch'io sto solo sulla tua strada. Mi stavo chiedendo se in Irlanda i parrucchieri sono aperti o chiusi lunedì, ma secondo me sono aperti. Tu non lo puoi sapere. Però diciamo che in Irlanda i parrucchieri, soprattutto i barbieri più rinomati, sono i barbieri turchi, sono quelli più. Adesso i barber che stanno andando molto qui in Bulgaria vengono tutti dalla Turchia. Tutti i barber è a folate e anche a mode, no? Che ma adesso c'è la moda dei barber. Sì, esatto. In alcuni paesi i barbieri erano italiani per alcuni decenni del secolo scorso. Se devo dire la verità, in Inghilterra ci sono stati dei grandi stilisti, neanche parrucchieri, ma stilisti italiani. La famiglia Coppola ha costruito un impero in Inghilterra.
Sì, anche in Italia, no? Adesso sono probabilmente quelli che dominano il panorama. La scena e il panorama sono loro come stilisti, quindi parliamo di famiglie importanti. Questa cosa qui di cui stiamo parlando sembrerebbe semplicemente ridanciana, visto che sono più di 20 anni che prendiamo in giro Raffaele, ormai per questa piccola 20 anni no, sarà un po' di meno. No, Raffaele sono 20 anni. 14-15, dai. Diciamolo, però in realtà... Due stelline come se avesse vinto 20 campionati quasi. Vabbè, però è una scelta. Ho dimostrato in più occasioni di poterli far crescere. Poi ci sono dei pezzi che mancano, però voglio dire, non è che... fascino latino. Ecco, appunto, quello è. Adesso non lo volevo dire io. Continuiamo per questi 9 minuti che ci mancano a far ciurlare qui nel manico così dell'aerodinamicità di Raffaele. No, in realtà qualunque settore oggigiorno non è più chiuso all'interno del proprio paese, della propria città, della propria regione, della propria area. Sostanzialmente oggi è un unico grande immenso mercato globale del pianeta. Poi ovviamente quando uno va a vedere ci sono delle differenze, però è tutto collegato, è tutto legato. In questo momento specifico rispetto alla situazione della pandemia e appunto alle relazioni fra paesi, situazioni, tu dal tuo punto di vista personale e professionale hai potuto come dire, notare qualcosa di nuovo, di diverso, di migliore o di peggiore? Ma approcciato da parte del governo tu mi parli? Del governo, delle situazioni anche, che ne so, dell'approvvigionamento di beni e servizi, in cui qui in Italia per esempio abbiamo dei settori che sono stati completamente fermati per vari motivi, non mi voglio inserire, non voglio spiegare o dire cose. No, vabbè. Ci sono delle situazioni contingenti in cui ci siamo ritrovati e magari anche l'approccio diciamo così filosofico alle cose di determinati paesi può averle gestite in maniera diversa. Ma allora diciamo che all'inizio della pandemia c'è stato un panico totale, con tutto che noi avevamo pochissimi casi, perché quando in Italia si parlava dei 8-10 mila casi, noi ne parlavamo dei 50-60 casi e hanno fatto il lockdown. Diciamo che noi siamo stati fortunati fino a novembre, dato che poi quando tu allarghi la maglia poi dopo passa di tutto, perché poi la gente è partita, qui amano partire, andare a fare le vacanze fuori, perché la mentalità di qui, se guadagni 100 li devi bruciare tutti a 100. Io sono abituato ancora con la mentalità italiana che se guadagno 100 almeno 40 li devo mettere da parte, perché non si può mai sapere. Però questa, diciamo, è una cultura nostra che viene fatta dai genitori fin da prima, quindi è un approccio diverso. Quindi partendo, il virus hanno portato quello inglese, perché ci sono molte persone che vengono dall'Inghilterra qui, vanno a lavorare nei campi, lavorano a raccogliere le fragole in Inghilterra, poi vengono qui e quindi si sono portati le varianti, ce l'hanno portate le varianti inglesi, c'è gente che ci ha portato anche la variante brasiliana, quindi ci siamo trovati che io adesso, se vi dico l'ultima recensione di ieri, mi pare che eravamo al 18% di infettività sui test effettuati, quindi il 18% non è basso, è alto. Noi stiamo parlando di... E noi parliamo che se ieri in Italia hanno fatto 600 morti, noi stavamo a 132 o 133 ieri, in una nazione di 6 milioni e mezzo di abitanti, non è una nazione enorme, quindi qui c'è stato un po', diciamo, di leggerezza, dicendo noi beviamo, qui c'è l'arachia, che sarebbe la nostra grappa, dice noi beviamo l'arachia, quella disinfetta tutto, sì, ma disinfetta fino a un certo punto. È come l'alcol per Trump. Sì, e l'arachì greca o l'arachì turca? Sì, l'arachì turca, perché loro raki proprio... La mia cagnetta si chiama Raki proprio in onore alla Però devo dire la verità, noi adesso abbiamo ricevuto su 2 spedizioni di vaccini, ne abbiamo ricevute solo l'altro giorno 700.000, quindi su 6 milioni e mezzo ricevere 700.000 vaccini non è poco, tanto che mi hanno chiamato oggi anche a me
mi hanno detto, dato che lei è una persona che viaggia, va all'estero, le mettiamo a disposizione perché è un imprenditore, il canale verde per gli imprenditori, se vuole può usufruire di Pfizer o di Moderna. Quindi ci hanno messo, diciamo, questa prerogativa, a differenza del nostro Stato, che non si sa i piani vaccinali di ogni regione come sono stati concepiti e messi in atto, perché devo dire la verità, né l'Emilia Romagna, né la Lombardia, né il Lazio, né la Sicilia sono riusciti a capire anche loro quello che hanno fatto. Ma è tutto così, perché in Irlanda, per esempio, in questi giorni c'è stata la polemica perché hanno cambiato in corso i criteri, quindi prima avevano dato delle classi dipendenti dal lavoro, quindi partendo dalla sanità, invece adesso hanno cambiato e si va per età. Ma quindi... scusa, è la cosa più bella. Signore, abbiamo detto che le RSA erano i problemi, che gli ospedali erano ingolfati e le persone che decedevano erano le persone anziane. L'Italia ha, mi pare, 47 o 48 anni il media dell'età, penso, in Italia. Sì. Allora andiamo a vedere, abbiamo un minimo 7-8 milioni di persone fra i 75 e su. Erano i primi che dovevamo vaccinare insieme ai dottori, ma non gli psicologi, perché lo psicologo a me non mi interessa, è l'infermiera, scusate che vi dico il termine, è l'infermiera che mi fa togliere la padella alla persona di 80 anni che mi devi vaccinare. Certo, perché quella mi sta aiutando in quel momento. Quindi siamo riusciti a non aprire una diatriba con la Bulgaria in generale, perché ti dicevi, Piero? Poco, non possiamo fare battute, ma rispetto a qualche categoria prima o poi entreremo in... Allora, tutto il mondo è paese, tu lo sai benissimo, che in ogni stato che noi possiamo andare possiamo trovare il pelo nell'uovo, possiamo trovare tutto quello. Però se io ti devo dire la verità, io ringrazio questa nazione che mi ha accettato, con tutte le sue difficoltà che io ho potuto incontrare, perché nella vita non ti posso dire che mi è stata sempre rose, anch'io ho avuto delle difficoltà, però sono riuscito a superarle. E se sono qui a dirvelo, io dico grazie a questa nazione che mi ha aperto le porte e mi ha fatto creare un lavoro e una famiglia. Piero. Ti aspettiamo, Piero. Ti sei distratto. Purtroppo la questione vaccino, la questione Covid sta rallentando anche quello di spostamento, per cui sì. Se ne parla fra un paio di mesi, credo. Tra l'altro spero di trovare un tempo anche leggermente migliore, visto che allora oggi a Sofia nevicava. Oggi a Sofia nevicava e domani qui danno 15 gradi. Quindi ecco, immaginati che differenza, siamo solo a 130 km di Plovdiv Sofia, non è che siamo chissà che distanza. Quindi come dappertutto. Ok, quanti minuti mancano? Mancano meno di 4 minuti, quindi avviamoci alla chiusura di questa interessante puntata, perché abbiamo scoperto un sacco di cose che non sapevamo, un sacco di ma poi considerato il fatto che appunto abbiamo in programma il trasferimento di Piero, quindi avremo modo di continuare. Piero è del cane, perché a questo punto tutta la famiglia dobbiamo trasferire, per cui a fine maggio, se per caso mi sarà, diciamo a causa della pandemia, possiamo fare quella manifestazione per i ragazzi. Se voi volete, io vi posso fare un live, possiamo organizzarci, perché certo, potete vedere anche un qualcosa di diverso direttamente e vederlo toccandolo. Perché no? Perché no? Cosa che tra le righe non abbiamo fatto assolutamente per la linea, anche se ne abbiamo parlato almeno 10 volte. La diciamo linea. Così, però vi ricordo che c'è un famosissimo e bellissimo docufilm su Netflix che si chiama appunto La linea. La linea. Che racconta le gesta dei vicini di casa di Piero. Piero, io prima, scusami se ti ho interrotto, tu stavi per partire, poi ti sei bloccato, probabilmente hai dimenticato che cosa volevi chiedere o dire, però siamo arrivati sostanzialmente alla conclusione, e fra me e te vediamo le domande delle 100 pistole, le abbiamo fatte tutte, abbiamo chiesto bene o male tutte le cose sostanziali che chiediamo di solito agli ospiti, no? Sì, in realtà è stata un'intervista strepitosa, sinceramente, perché oltre a essere volato il tempo, caro Davide, devo dire che ci hai anticipato in tutto e per tutto, anzi, fra un po' ti mando lo script che avevo preparato tempo fa per la puntata, se ci vuoi aggiungere qualcos'altro ci dai una mano, non da poco.
No, davvero è stata un'intervista. Dal mio punto di vista, a parte l'interesse personale, mi è proprio piaciuto stare ad ascoltare quello che ci ha raccontato. Io vi ringrazio dello spazio che mi avete dato. Non sempre in queste nazioni si ricordano che ci possono essere degli italiani, però sinceramente anche noi nel nostro piccolo cerchiamo sempre di ricordarci la nostra nazione, le nostre tradizioni, anche se siamo al di fuori dell'Italia, quindi non ci siamo dimenticati della nostra nazione, anzi tante volte quando sei al di fuori della tua nazione la porti ancora più profondamente dentro di te, e quando fai dei gesti, io per esempio ho un presepe che ho conquistato da San Gregorio Armeno e ho un negozio al centro, lo vado a fare io personalmente tutto il periodo di Natale, perché per me è una tradizione e mio figlio è venuto sempre tutti gli anni con me a farlo, perché sono delle piccole tradizioni che a me piace portare avanti. Allora a questo punto ti faccio una domanda che era un po' più, diciamo, di livello terra-terra, come insomma sono le mie, ed è, visto che hai ricordato in maniera così bella quel che si porta del casa propria nel cuore, io ti chiedo qual è la tua coperta di Linus, ovvero c'è qualcosa che guardando indietro a oltre 20 anni circa 20 anni di distanza dal tuo trasferimento, comunque non manca mai, che sia qualcosa, come dire, un oggetto o anche qualcosa dal punto di vista morale, quello che sia. Allora, sotto il punto di vista morale, io sono una persona credente e non ho mai staccato la spina con il rapporto con la Chiesa. Tanto che io ho mandato una lettera al Papa e ho fatto battezzare mio figlio a 1 anno e mezzo dentro a San Pietro. Neanche mia moglie lo sapeva. Ho fatto una domanda un giorno che mio padre si doveva operare, ho detto devo fare una richiesta al nostro Signore. Ho mandato io una lettera al Papa e mi ha risposto e mi ha fatto battezzare mio figlio, perché dopo 1 anno non si battezza dentro a San Pietro al Vaticano. Mi hanno accettato anche 1 anno e mezzo di battezzare mio figlio, pur essendo lontano. Quindi questa è una cosa che io me la sono portata fin da ragazzo, che ho portato sempre un segno profondo religioso all'interno di me stesso. Qualcosa di ricordo della mia terra, il pane. Non deve mai mancare. Il pane non deve mai mancare. E il prossimo progetto, ho conosciuto un italiano che è un fornaio che sta a Burgas, vorrebbe aprire un forno del pane e io ho detto questo è il lavoro che io farò con te. Lui ho detto non lo so fare, ti metterò mio figlio, perché se tu insegni a fare il pane a mio figlio è come se gli insegni la strada per la vita, perché un pezzo di pane farlo vuol dire saper costruire la vita. Vero, verissimo. Bene. Questa cosa del pane è difficile da spiegare anche a mia moglie, che è irlandese, come mai compro così tanto pane, ma è una cosa che è tipicamente italiana. Io posso rispondere, perché dentro di te c'hai la speranza che prima o poi uno decente lo riesce a trovare. Questa è la roulette russa del pane. Continua. Esatto. Figurati, lo facciamo qui in Italia continuamente, figurati se uno non lo fa in Irlanda. E comunque il soda bread è buono, a me piace, diciamo, non tutti i giorni, non sempre, però ogni tanto va bene. Allora siamo arrivati alla fine, quindi io sono il primo a fare i saluti, i ringraziamenti, a dire le cose tecniche che mi spettano. Allora grazie mille Davide di essere stato qui con noi per la nostra 45esima puntata, la 13ª della seconda stagione. È stato un piacere, grazie mille. Quando glielo lasciamo un momento finale? Adesso proprio dopo di te. Quindi Davide, ti lasciamo il microfono a tua disposizione per fare una chiusura, saluti, una considerazione finale. Io ti ringrazio per primo, a nome di tutti, a nome della trasmissione, per essere stato con noi. Prima di tutto voglio ringraziare Emiliano, Piero e Raffaele per lo spazio che mi avete dato. Secondo, per tutti gli italiani che possono aver ascoltato questa trasmissione, io vi ho parlato da una terra lontana e sono un italiano che è partito da tanti anni. Però non mi sono mai dimenticato e non mi dimenticherò mai la mia terra, perché la porto sempre nel cuore, ovunque io vado. Vi ringrazio dello spazio che mi avete dato. No, grazie a te davvero, e con questo messaggio accorato e anche molto bello. Vi ricordo a questo punto gli appuntamenti dal punto di vista istituzionale della nostra trasmissione, ovvero ci sentiamo
Domenica 11 aprile, come sempre, per il promo, che poi come sempre potrebbe slittare a lunedì, perché insomma è come decidiamo noi all'ultimo minuto. Sì. E poi invece per la 46esima puntata ci vedremo il 15 di aprile, ovvero giovedì prossimo, come sempre, alle 18:30 orario delle isole del nord Europa e del Portogallo, alle 19:30 CEST, alle 20:30 EEST, perché ricordiamoci siamo in orario estivo. E invece se siete la gloriosa comunità che ci segue dalla città dedicata chiaramente al nostro regista, ovvero da Ralph Township in Pennsylvania, mi raccomando, non dimenticatevi di connettervi all'1:30 del pomeriggio. Perfetto, questa era Una vita da lontano live ed in podcast. La prossima settimana andremo a Berlino, Beppe, andiamo a Berlino, quindi ci sentiamo domenica / giovedì prossimo. È stato un piacere come sempre, ciao.